Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per questo progetto andiamo a usare un filato di lana di biela e il codice di questo filato è ML1363, è un misto lana, 45% lana, 50 acrilico e 5% poliestere. Andiamo a lavorarlo facendo una mattonella, dopodiché lo andremo, diciamo, a utilizzare questo modello per creare qualcos'altro. Intanto utilizziamo questo filato e l'uncinetto 3,5. Ho aggiunto anche lui che è esplosivo, è un filato sfumato, peloso e anche lucido, e vi dico il codice, è il CT1313, è una rocca di poliamide, è sfumato su nero, blu, verde e viola. Sono 450 metri, 450 grammi, scusate, 1260 metri. Guardate la sfumatura, è molto molto leggera. Qui c'è il viola, il verde, il blu è quello più intenso che mi piace un sacco, guardatelo qua. Prendiamo il filato, lasciamo un capietto abbastanza corto perché sarà il centro della nostra mattonella, facciamo un nodo che non stringiamo, poi andiamo a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Entriamo qui dove c'è il nodo, prendiamo il filo in questa maniera, facciamo una maglia bassissima. Ora tirate il capietto più corto e il nodo si stringe. Iniziamo a fare la prima riga alzandoci con 3 catenelle che ci fungono da maglia alta e un'altra che ci serve come separazione. Caricate l'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta, catenella, carichiamo una maglia alta, catenella, carichiamo una maglia alta. Andiamo a lavorare fino ad ottenere 8 spazietti, quindi 8 spazi formati dalle catenelle. Questa è la nostra prima riga. L'ottavo spazio si forma in automatico quando facciamo la catenella e andiamo a chiuderci su 1 2 la terza catenella lavorata all'inizio con un punto bassissimo. Andiamo con un punto bassissimo nello spazio seguente e iniziamo a lavorare la seconda riga che è formata dalle noccioline. Ci alziamo con 3 catenelle, carichiamo, entriamo con l'uncinetto nello spazio, tirate molto, quindi la base della maglia alta deve essere molto allungata e la teniamo su, quindi creiamo solo metà della maglia alta. Caricate, entrate di nuovo, allungate, scaricate e tenete su. Questo per 4 volte. Dopo aver fatto, perché questa è la prima maglia alta con le catenelle, poi ci sono gli altri, chiudete tutto insieme, poi andiamo a fare 3 catenelle di separazione. Caricate, andate nel prossimo spazietto di base, quindi dove c'è la catenella, e andate a fare un'altra nocciolina. Di conseguenza le mie noccioline saranno sempre 8, come gli spazi lavorati in precedenza. Anche qui andiamo a fare le 3 catenelle di separazione, carichiamo e continuiamo con la prossima nocciolina. Questo è da fare per tutta la seconda riga. Chiudiamo la seconda riga con le 3 catenelle e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Eccolo qua.
Ora ci spostiamo sempre con una maglia bassissima nel prossimo spazio disponibile e qui iniziamo a fare già gli angoli facendo 3 catenelle, lavorando altre 2 maglie alte complete, 3 catenelle di separazione, carichiamo e 3 maglie alte. Poi 2 catenelle di separazione e nello prossimo spazio, che sarà diciamo un laterale, uno dei 4, andiamo a fare semplicemente 4 maglie alte, una vicino all'altra, lavorate proprio nello spazio. Poi 2 catenelle, carichiamo e facciamo l'angolo, che in realtà è l'aumento formato da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Questo è quello che dobbiamo fare per tutta la riga numero 3. Vedete che dalla parte tonda, quindi dalla parte centrale che è tonda, iniziamo a fare la parte quadrata della nostra mattonella. Dopo aver lavorato le ultime 2 catenelle ci andiamo a chiudere qui sulla prima maglia alta che è formata dalle catenelle. Dobbiamo arrivare però qua nello spazietto, quindi si cammina semplicemente con delle maglie bassissime, 1, 2 e poi nello spazietto 3, e quando arriviamo nell'angolo ripartiamo facendo l'aumento sempre formato da 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Adesso facciamo 2 catenelle di separazione, carichiamo l'uncinetto e andiamo a lavorare su queste 2 catenelle qui facendo semplicemente 2 maglie alte, quindi rispettiamo i punti. Carichiamo e sul pezzo dove ci sono le 3 maglie alte, vi faccio vedere, andiamo a entrare in ogni punto di base e andiamo a creare delle maglie alte. Quando arriviamo qui alle catenelle continuiamo facendo le 2 maglie alte rimanenti, poi 2 catenelle di separazione uguali identiche come all'inizio, carichiamo e andiamo a fare semplicemente l'aumento formato da 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Questo è da fare per tutto il giro della mattonella. Chiudiamo anche questo giro come quello precedente, quindi maglia bassissima e camminiamo nelle altre 2 maglie alte per arrivare allo spazio dell'aumento. Anche qui lo stesso discorso di prima, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, e il giro è molto simile al primo e al secondo, aumentiamo semplicemente il lavoro delle maglie alte. 2 catenelle, carichiamo, saltiamo tutti i punti, andiamo qua dove ci sono le catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte e lavoriamo tutti i punti alti, lavoriamo anche le catenelle, poi 2 catenelle di separazione, poi facciamo l'aumento. In pratica stiamo aumentando i punti intermedi e questo sarà l'ultimo giro.
Come notate io mi sono portata avanti, il gilet è quasi finito, però i passaggi più importanti li andremo a fare insieme. Vi volevo far notare la bellezza della texture dove mette in risalto la cucitura scura, le mattonelle grigie chiaro. Guardate quanto è bella, è fantastica, cioè io non so se voi riuscite a capire quanto è bella. E il fatto che le sfumature nel filato peloso siano corte o il punto esplode come se ci fosse una luce propria, non è una sfumatura lunga. Comunque per me piace tanto, veramente tanto. Intanto iniziamo a dare un po' di misure e un po' di indicazioni per quanto riguarda il numero di mattonelle e i centimetri. Prima di tutto vi servono 28 mattonelle. Io per ogni mattonella ho lavorato 4 righe e come risultato ho 14 cm per lato. Il mio gilet è molto largo e oversize, infatti ha come totale 112 cm, quando io di solito indosso al massimo 90. Come è diviso? È diviso così: abbiamo un davanti e un dietro che sono uguali, come notate, e abbiamo dei laterali, perché quando lo andiamo a piegare noi avremo metà mattonella che si vede sul davanti, metà che rimane sul dietro. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Questa mattonella, questa fila di mattonelle, quindi queste tre, vanno praticamente sotto il braccio, quindi 1, 2 e 3, e praticamente mi ritrovo ad avere il gilet in questo modo: questa mattonella che è questa qui sul davanti, quest'altra sul dietro, per dire, ci viene sulla spalla, quindi diciamo diventa quasi una spallina, anzi sarà la spallina del gilet. Dopodiché noi abbiamo una riga di mattonelle che vanno a finire sotto il braccio e il risultato finale è questo qua. Ora io riprendo in mano il lavoro, prendiamo un'altra delle mattonelle che ho lavorato e vi faccio vedere come ho fatto le cuciture. Prima di tutto una cosa importantissima: se di solito la cucitura delle mattonelle si fa sulla parte dietro, in questo caso noi andiamo a fare la cucitura con questo filato peloso sul davanti. Questo ci permette che esploda sul davanti, che sia visibile, perché altrimenti sulla parte dietro sarebbe così. Invece io ho scelto questo filato peloso perché intanto è molto alla moda, poi è bellissimo da vedere tra le mattonelle, le divide molto bene. Quindi noi mettiamo la mattonella sul davanti, questa sotto, prendiamo la prossima mattonella e la mettiamo sempre sul davanti, a fianco, in questa maniera, scusate, davanti. Poi prendiamo gli angoli e li tiriamo su. Notate, prendete il filato, fate un cappietto, prendete le due mattonelle, entrate negli angoli e andiamo a fare punto catenella utilizzando tutti e due i fili, che così lo nascondiamo anche. Rientriamo e facciamo un punto basso e un altro punto basso qui. Quando ci sono invece le maglie alte dovete andare a prendere la costina della prima mattonella, ma non è quella verso di noi, ma è quella esterna. Vedete che questa verso di noi la lasciamo, prendiamo la seconda, poi dall'altra parte, nell'altra mattonella, andiamo a prendere quella verso di noi. In poche parole andiamo a prendere praticamente le costine che sono più vicine, quelle interne. Prendete il filo e andate a fare punto basso. Ci spostiamo nel prossimo punto, costina, costina,
punto basso, prossimo ancora, punto basso. Quando arriviamo nello spazietto delle 2 catenelle, che dobbiamo fare 2 punti bassi, entrate con l'uncinetto e fate i 2 punti bassi semplicemente lavorando su tutto il punto. Qui, facendo in questa maniera, non tiro le mattonelle, non creo tensione, quindi il gilet ci scende bene. Se al contrario qua facessi le costine, siccome ci sono solo delle catenelle, tende a allargarsi molto e non va bene, perché lì c'è troppa leggerezza, invece dall'altra parte sarebbe troppa tensione. Quindi cercate di fare questo lavoro così si equilibra la tensione e la leggerezza del punto, o almeno a me piace in questa maniera. Poi potete provare anche di fare dei punti bassi normali. Qui siamo per quanto riguarda le maglie alte normalmente, quindi andiamo a lavorare semplicemente le costine. Io adesso vado fino in fondo, ci ritroviamo quando ho finito questa cucitura fin qua. Vi faccio vedere che sono arrivata in fondo, faccio anche l'ultimo punto basso. Adesso lasciate un pezzo di filo, il resto non vi serve, e fate un punto catenella stretto che diventa un nodino, poi ne fate un altro e basta. Così lo vedete che è abbastanza elastico, ma non è neanche molto come dire, troppo leggero, che magari il punto si allarga troppo. Quando abbiamo fatto questa cosa, io vado a fare anche qui la cucitura, poi si va a fare la cucitura intermedia. Quello che vi volevo far vedere, anzi ve lo dico a voce perché tanto è inutile, quando iniziate a fare la cucitura qui sempre sul davanti e arrivate a questo punto, vi consiglio di lavorare i punti bassi prendendo anche questo filo nella mano, cioè andate a lavorare con 2 fili. In questa maniera andate a lavorare il cappietto, che come notate l'ho lasciato lungo sia da una parte che dall'altra, e non dovete andare a perdere tempo con l'ago a nasconderlo in seguito. Io infatti ho fatto così per tutto il lavoro e non si vede neanche. Poi se vi rimane un pezzettino di 1 centimetro non ci sono problemi, perché praticamente essendo un filato peloso sembra fatto apposta, quindi in questa maniera vi facilita il tutto. Adesso io vado a fare questa cucitura, vado a fare questa cucitura qui, dopodiché devo andare a finire la parte qua delle 2 mattonelle che diventano spalina, e in seguito vi faccio vedere come si fa a riprendere i margini, però semplicemente ho fatto punto su punto per andare a fare una decorazione su tutto il gilet. Quindi ho ripreso praticamente le cuciture, ma anche per quanto riguarda il sottobraccio lo andremo a fare anche per il girocollo, e per quanto riguarda la parte sotto, che in parte l'ho già fatto. In pratica mi porto il filo peloso su tutto il lavoro. Ci ritroviamo dopo. Io ho cucito tutte le mattonelle, guardate, sia da una parte che dall'altra, e ho fatto già tutti i giri a riprendere il tutto, sia il sottomanica che il girocollo che il bordino inferiore. Ora vi ho lasciato questo sottomanica, che così vi faccio vedere come ho fatto io, ma è normale, cioè è facilissimo. Si vanno a rispettare tutti i punti di base, quindi non dovete impazzire più di tanto, però l'ho lasciato che così, se avete dei dubbi, sapete come ho fatto. Allora, prendiamo il filato, create un'asola, entrate sulla mattonella che sta sotto il braccio, così si nasconde sotto. I fili dopo li usiamo insieme, punto catenella, rientriamo, poi punto basso, qua ci sono 2 catenelle, 2 punti bassi.
qui le maglie alte e semplicemente lavoriamo punto su punto. Qui ci sono 2 catenelle, poi arriviamo a questo punto. Vi consiglio di entrare nella cucitura, nella prima una volta, un punto basso, andate nella prossima cucitura un punto basso e poi rispettate i punti di base. Basta, vi faccio vedere qua, vedete, si sono uniti. Adesso a me non mi resta che fare questo giro velocissimo, poi ci ritroviamo dove io indosso il progetto. Avete capito come si crea, avete capito come si devono unire le mattonelle tra di loro. L'unica cosa che vi resta è vederlo indossato e magari scegliere i colori più giusti per voi. Eccolo qui finito il mio progetto. Molto semplice e molto pratico. Io mi sono limitata a fare solo queste mattonelle, ma nulla vi vieta di continuare e di farlo un po' più lungo, che così vi copre un po' meglio soprattutto la schiena. A me mi arriva così. Vediamo un attimo. Il davanti è uguale identico al dietro. Quello che differenzia è che qua io ho messo una riga di mattonelle sotto il braccio, altrimenti avrei dovuto fare una cucitura così e mi sarebbe stato un po' più stretto. Però siccome deve essere un lavoro utile, soprattutto nel periodo freddo, essendo questo un filato lanato, misto lana, mi tiene veramente caldo e ho la possibilità di muoverli, vedete, non mi stringe assolutamente. Se non vi basta una mattonella per creare lo spazio della mano, quindi del braccio, qui prima di andare a fare la cucitura con il filato peloso fate 2-3 righe di andata e di ritorno di punto alto sia sul davanti che sul dietro e poi andate a cucire, così la distanza è un po' più maggiore, quindi risulta un po' più scolato. Io ho ripreso, vi faccio notare, il bordo inferiore, i bordi delle maniche e anche il girocollo. Qui ho fatto 2 giri, perché volevo riprenderlo e farlo stare un po' più dritto e se notate è leggermente più tondo rispetto a un angolo a 90. È stato molto facile anche se il filato era peloso, perché praticamente è un filato dove l'anima è molto pulita, quindi non è difficoltoso rifare i punti. Per quanto riguarda questo progetto, io ho utilizzato il fiore e altre 3 righe per sviluppare la mattonella e ho circa 14 cm. È molto largo per la mia taglia, ma ho bisogno di vestire comodo. Poi teniamo presente, per chi è pigro come me, lo ammetto, lo sono, io metto tutto in lavatrice. Essendo che la percentuale di lana è alta, c'è la possibilità che si stringa leggermente, allora mi sono detta mettiamo dei centimetri in più. Ho unito le 2 texture di filati per una scelta personale, anche perché anche quest'anno come l'anno scorso il filato peloso, pelliccioso chiamiamolo così, è molto presente nella moda. Allora mi sono detta do un progetto pratico ma anche alla moda alle mie ragazze, perché tanto so che vi piacerà. Per chi vuole dargli un tono un po' più elegante, più classico e non così sbarazzino, potrebbe utilizzare direttamente il filato grigio, nel mio caso, per fare l'unione delle mattonelle. Potete farlo uguale identico, solo che lo fate al contrario. Fate la cucitura sulla parte interna, quindi sulla parte brutta tra virgolette, non sul davanti, che così il motivo continua e non si capisce dove ci sono le chiusure. Non so se notate qua, vedete? Sarebbe un motivo che continua per tutto il progetto. Comunque, come al solito, ognuna lo deve personalizzare a modo suo e vi dovete soprattutto divertire. Non male che chi vuole farlo colorato può fare il fiore di un colore e tutto intorno di un altro e la cucitura di un'altra ancora, quindi veramente vi dovete solo divertire, ragazzi. Io sto morendo di caldo perché è veramente molto caldo con questo progetto addosso, quindi non mi resta altro che salutarvi e ci vediamo al prossimo video progetto.
Grazie per tutto il supporto e grazie per esserci sempre.